perché ho scritto questo libro. Il soggetto mi pare che il soggetto principale sia la cosiddetta Seconda Guerra Mondiale. Ma qual è il motivo della vita? Qual è il motivo della vita? Sembrerebbe che il motivo della vita, secondo personaggi unici al mondo, sia quello di fare avanzare una civilizzazione in evoluzione continua. Questo è lo scopo della vita. Non è quello di alzarsi al mattino, andare in ufficio, fare il pranzo, tornare per la cena e andare a letto. No, non è proprio questo. È tutt'altra cosa. Questo è. La mia constatazione in varie occasioni, in varie circostanze, è che in generale le persone hanno una caratteristica. Sapete qual è? La disattenzione. Questa è una qualità molto diffusa e dominante. Per cui se non si evidenziano alcuni eventi che sono stati più che gravi, più che importanti, diciamo, in molti sensi, e non si porgono all'attenzione quasi forzatamente, nessuno si accorge. Questa è una caratteristica molto diffusa. Infatti, se così non fosse stato, il mondo, la società umana, avrebbe avuto una condizione completamente differente, perché avrebbe potuto approfittare di molte opportunità che la vita continuamente, ininterrottamente offre e che non si colgono perché non ci si pensa. Pensiamo che la sera andiamo a letto per dormire, ci svegliamo al mattino, facciamo la giornata e ricominciamo di nuovo la sera. Questo è più o meno. E allora la vita mi ha portato in circostanze molto, molto particolari. Intanto da quando sono nato, si può dire, perché sono nato in una piccola località qui in provincia di Lecce, dove io credo di avere fatto, quando ho fatto la prima elementare, credo di averla poi ripetuta, perché non ero capace di studiare. O la prima o la seconda elementare, non ricordo, uno di quei 2 anni, comunque ho ripetuto, proprio perché non ero capace di stare a scuola, di imparare. Non avevamo avuto né una alimentazione giusta per un ragazzo di 8, 9, 10 anni, né l'ambiente intorno adeguato che avesse potuto dare una guida valida. E così ci sono stati questi piccoli episodi che non sono stati creativi della vita, che però crescendo e avendo poi altre esperienze, come avere terminato gli studi, va bene, gli studi li ho terminati soltanto con la scuola media superiore, e poi dopo avevo l'età ed eravamo in piena seconda guerra mondiale, quindi sono stato subito chiamato per il servizio militare. Quindi ho iniziato una esperienza nuova, diciamo. Questa esperienza è stata molto sui generis, molto speciale, incomprensibile quasi addirittura, perché eravamo in piena seconda guerra mondiale, quando io sono partito per il servizio militare. Era il 1940-41, non mi ricordo più, quegli anni là, insomma. E quindi ho iniziato a fare delle esperienze abbastanza strane, diciamo, non idonee per gli esseri umani, che dovrebbero invece
essere responsabili, secondo quello che è stato detto circa il significato della vita. È stato detto che il significato della vita umana è quello di far progredire una civilizzazione in continua evoluzione. Questo è il compito, il significato ed il compito del genere umano. Ed è molto strano, veramente molto strano, che l'uomo, che è stato, si dice, che sappiamo, che è stato fatto a sua immagine e somiglianza, a sua immagine e somiglianza, ma questa sua immagine e somiglianza non è quella di un uomo avanzato nella no, è addirittura alla figura del creatore dei mondi, la riflette, diciamo. E quindi, essendo questo il compito, lo stadio del genere umano, è ovvio che un evento come questa cosiddetta Seconda Guerra Mondiale è non da considerare, ma addirittura impensabile, però impensabile, proprio inimmaginabile. Comunque è andata così. E va bene, allora sono partito da Lecce, eravamo qui a Lecce, sono partito per questo servizio militare e ho avuto una caratteristica. Questi sono gli anni, pieni anni della Seconda Guerra Mondiale, gli anni 1940, da 40 in avanti. Ma dal primo giorno che io mi sono presentato qui al distretto militare, che era la caserma che adesso è adoperata differentemente lì al castello, dal momento in cui siamo usciti, questi ragazzi come me, che avevamo 20 anni, da questa caserma e abbiamo iniziato le varie destinazioni con i vari compiti in piena Seconda Guerra Mondiale. Io sono stato continuamente protetto, sostenuto da circostanze che, se fossero state organizzate dai migliori organizzatori del mondo, non sarebbero state così. In pieno caos della Seconda Guerra Mondiale, questa è una caratteristica che è molto, molto personale, un po' strana, diciamo, un po' anche difficile da immaginare, però comunque posso dire che è stato questa la maniera. Quindi ho vissuto un'esperienza molto nuova. Io ero cresciuto in una famiglia molto semplice, poi avevo studiato in una scuola altrettanto semplice, l'istituto magistrale si chiamava, c'è ancora, ma hanno cambiato nome comunque. E mi sono trovato a fare il militare. Ma siccome ero un diplomato, quindi sono stato inviato subito alla corso ufficiali che ho fatto all'Aquila. All'Aquila c'era una scuola, c'è tuttora, ma non credo che sia adoperata come scuola più. Ho fatto questo corso e poi ho avuto le varie destinazioni. Terminato questo corso, mi hanno dato una destinazione per il cosiddetto primo servizio da ufficiale, servizio di prima nomina, così chiamato. E da Leccese, da Pugliese, da Pianura, mi hanno mandato sulla cima più alta delle Alpi. Mi sono trovato lì. Fortunatamente noi tutto il periodo di allievi l'abbiamo fatto sempre camminando molto, e dove c'erano montagne, erano le nostre passeggiate, era una cosa molto comune, quindi non mi sono trovato male per niente, mi sono trovato benissimo, però dicevo, un pugliese, un leccese che lo mandano in servizio di prima nomina da ufficiale, poi quindi insomma con
una certa responsabilità, lo mandano in una zona di montagna, di alta montagna. Ma ecco, è una caratteristica che io ho notato dal primo momento in vari modi fino alla fine della guerra, fino alla fine, perché anche con la fine c'erano difficoltà sempre sui generis in un certo modo. Io sono stato protetto. Se avessi avuto le migliori raccomandazioni in questo mondo da personalità importanti, eccetera, eccetera, per tenermi al sicuro, non sarebbero state uguali. Sono venute perché sono venute. E questa è stata una caratteristica ininterrotta, assolutamente, dall'inizio alla fine. Quindi è un po' curioso, insomma, mi sono quasi divertito. Per la seconda guerra mondiale non era un giocattolo, né un nome soltanto, era una questione molto, 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 molto grave, senz'altro, ma soprattutto considerando il significato della vita e lo stadio di un essere umano assurdo, una cosa assurda, perché l'uomo, lo scopo della vita non è quello di organizzare guerre o conquiste. Questo pezzettino di terra mi serve, allora faccio guerra, ammazzo i miei simili e divento un impero. L'Italia ha voluto fare l'impero, gli è costato un po' caro, però ha fatto l'impero, è andato dappertutto. L'Italia aveva già la Libia, aveva l'Eritrea e aveva la Somalia. L'Italia ha voluto fare la guerra per conquistare un altro territorio, che poi sarebbe stato l'Etiopia, l'Abissinia, per costituire un impero. Proprio quindi un disorientamento psichico, mentale profondo, molto profondo. E così erano le cose. Siamo andati avanti così un po'. Non so se avete un'idea della fascia alpina italiana. Io ero questo era il 17° settore, si chiamava, prendeva l'area che va dalla Jugoslavia in qua. Tarvisio era in città, però era il centro del mondo, era il comando nostro. Però io ero in montagna, dove non c'era nulla. C'eravamo appena noi. Non avevamo abitazioni, avevano ricavato degli spazi nelle montagne, avevano messo dei letti e lì si viveva lì così, in questo modo. Non c'era nulla, era un bel divertimento, insomma. Cose incredibili. Quando è venuto l'Italia, che ha fatto l'armistizio poi, in quel periodo lì, di quello che accadeva, siccome io ero su questo Monte Coppa, si chiama, il monte c'è ancora, ci siamo tornati con i miei colleghi dopo 50 anni, abbiamo fatto una passeggiata lì per rivederlo, questo posto, Monte Coppa. Monte Coppa è sul confine sempre con la Jugoslavia e l'Austria, ed io ero lassù su questo Monte Coppa. Noi sul Monte Coppa avevamo una sola linea telefonica che comunicava con il comando nostro giù a Tarvisio. Questa linea si è interrotta quel giorno, l'8 di settembre di quel giorno lì, e quindi siamo rimasti isolati e non sapevamo nulla, né di armistizio, né di guerra, né di quello che succedeva. Un comandante, un ufficiale, un colonnello, che comandava
la dislocazione più importante, la caserma giù che c'era con i relativi militari, eccetera, non so con quale criterio, non lo so, è impensabile, si è messo a far guerra contro i tedeschi, perché quando l'Italia ha chiesto l'armistizio, i tedeschi erano già in Italia, però hanno continuato a venire in misura più ampia, diciamo, per assicurarsi la posizione strategica in Italia durante la guerra, no? E questo colonnello, questo comandante nostro, che era giù a Tarvisio, si è messo a far guerra contro i tedeschi perché passavano, non voleva che passassero, ma poverino era scarso proprio di qualsiasi lume, perché lui era solo, aveva 90, 100, 200 militari con una caserma giù a Tarvisio e si è messo contro i tedeschi che avevano i confini aperti e potevano essere 100.000 per esempio, quindi insomma geni ce ne sono stati. E quindi un disastro, però no, per quella linea telefonica che c'era si è interrotta, non sappiamo perché, e noi non sapevamo nulla di quello che giusto accadeva. E né conoscevano gli altri la nostra esistenza su questo Monte Coppa, conoscevano giù a Tarvisio, al centro, insomma, la caserma che c'era. Di noi nessuno sapeva nulla. E quindi ci siamo salvati, perché in seguito a questa azione così sconsiderata, poi i tedeschi li hanno presi, quelli che erano sopravvissuti, hanno avuto i morti, hanno avuto i feriti, quelli sopravvissuti, se li sono portati via. Non so in quale paese li abbiano portati, né so se qualcuno sia mai tornato a casa poi. Quindi, comunque, queste erano cose che nessuna mente normale avrebbe fatto e che accadevano invece. Vabbè, noi eravamo lassù, non sapevano neanche che esisteva questo posto e quindi noi ci siamo salvati in maniera brillante, proprio in maniera eccellente. Siamo sopravvissuti. Allora le cose poi si sono pian pianino rammendate più o meno e allora noi siamo scesi poi giù e da giù c'è stato un tenente colonnello, non lo so, Romoli credo che si chiamasse, che è persona molto intelligente, che cosa è riuscito siccome aveva fatto la campagna di Russia, quindi sapeva molte situazioni, le capiva, insomma, no? È riuscito. Intanto quelli di giù, dopo che 80 morti, poi non so quanti feriti, quei sopravvissuti se li sono portati via in Germania, non so dove, non so se qualcuno sia mai tornato a casa. Non è improbabile. Ma noi eravamo degli sconosciuti e allora pian pianino, quando le cose si sono aggiustate, c'era questo tenente colonnello che era da noi, che è stato così abile, così intelligente, così diplomatico da consultarsi sia con il comando italiano sia con il comando tedesco giù e siamo scesi. E quando siamo scesi giù, dopo 1 o 2 giorni, a ciascuno di noi hanno chiesto: ma tu, andando via da qui, dove puoi andare? Ti diamo una licenza, dove vai? Io avevo questi zii che vivevano a Roma, era l'unico posto raggiungibile, ho detto io vado di là, vado a Roma. Ma questi episodi sono rarissimi da poter capire anche, perché non era inimmaginabile, insomma, ma c'era chi era inconsapevole e chi era qualche volta invece anche molto bravo, molto capace, molto umano anche, bisogna dire. E noi siamo stati protetti e dopo un po' di giorni ci hanno chiesto se
se avevamo una meta dove andare, se ci davano una licenza da lì. Ed io sono andato dai miei zii a Roma, era l'unico posto che potevo raggiungere, l'unico posto dove potevo essere ospitato anche. E così ho iniziato questa mia esperienza subito dopo l'armistizio. Però naturalmente è stato un periodo molto difficile, molto delicato, perché poi bisognava ripresentarsi, bisognava ripartire, fare il servizio e insomma, vabbè. I miei zii non avevano nessuna esperienza di questioni militari e quindi si spaventavano ed io sono stato costretto a presentarmi e così mi hanno rimandato in servizio nel nord Italia. Però fortunatamente da lì poi, dopo, grazie sempre a qualcuno un po' più intelligente, ci hanno dato una licenza, dice voi dove potete andare, cose impensabili. Io ho detto vado a Roma, era l'unico posto dove potevo andare e vivere in casa di questi zii. E così sono rimasto lì poi fino alla fine della guerra, insomma, è così che mi sono trovato a Roma poi. Dal primo giorno che io mi sono recato qui nella caserma, qui a Lecce, per essere avviato al servizio militare, fino al congedo, io non sono stato sfiorato minimamente in nessun senso dalla Seconda Guerra Mondiale. Ed ero nelle operazioni di guerra, non in un angolino sicuro. E facevamo delle esercitazioni, quindi andavamo un po' fuori nelle campagne con i nostri fucili. L'arma che avevamo era questa, il fucile. Gli altri avevano altre cose già. E noi avevamo il fucile. E allora una volta, un giorno che andavamo per fare queste esercitazioni, ho dimenticato gli occhiali di prenderli con me, perché nelle distanze vicine ci vedevo, ma per sparare ad un obiettivo non molto lontano io non avrei potuto farlo. E quindi non avevo gli occhiali. Allora un collega mi ha detto, vabbè, dice tu mettiti là, guarda come puoi ed io ti dico quando tu aggiusti l'arma nella posizione giusta per colpire l'obiettivo. E abbiamo fatto così, però inizialmente io ho fatto queste prove e lui dice ma hai sparato? Dico sì. Dice no, non si vede niente, dice non va da nessuna parte questo che tu spari. I miei andavano al di sopra della montagna perché basta spostarsi minimamente che con la distanza le misure diventano e andavo oltre la montagna. E allora questa è stata la mia esperienza come tiratore. Come tiratore militare. No, vabbè, ma che serve tutto questo? Sì. Io vivevo a Roma, per le circostanze della guerra mi avevano portato lì e mi sono trovato lì, avevo questi zii, mi interessava moltissimo scoprire in Roma quello che la città offriva. E quando scoprivo qualche cosa di valido, io già l'avevo colta. Come anche la scuola d'inglese, no? Anche Ah sì, la scuola d'inglese, come no, la scuola magnifica, di eccellenza. Io ho fatto 3 anni lì, e perché ho fatto 3 anni soltanto perché poi l'hanno chiusa, perché era una delle iniziative delle Nazioni Unite per aiutare l'Italia a risorgere un po'. Infatti tu c'è il piano Marshall, no? C'era, una delle cose era questa scuola, The British Institute of Rome, infatti si chiama.
No, a me è piaciuto molto quello che ti ha accolto a Napoli, che era Sì. una persona umile, no? Che era Sì. Bari. Un amico che lavorava al porto, Che lavorava al porto, in che era qualità Bari. di scaricatore. Scaricatore, che era Bari, no? Lui. Sì, 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 Bahai, sì, E sì. ti ha accudito un po' fino a quando non Sì, si è sì, partito, sì, no? sì, sì, sì. Fino a quando non mi sono riimbarcato la sera. Siete stati Ma insieme. c'era questa, io sono viaggiato via mare, Eh. l'aereo allora era una cosa rarissima. Ma quando ho chiesto a questo amico, dico, ma questa, che c'era una nave già in porto, dico, questa è la nave che mi porterà ad Haifa? Ha detto, sì, sì, dico, mi dica qualche cosa. E lui mi ha detto, dice, beh, questa era stata affondata. Era vero, bellissimo. Durante la seconda guerra mondiale. Dice, poi l'hanno riportata un po' su, gli hanno dato una pitturata alla meglio e adesso fa questo servizio che fa con Napoli-Haifa. E io ho viaggiato su questa nave. Per il ritorno invece era lo stesso tipo di nave, lo stesso, però un modello costruito di recente, era molto elegante, molto bella, molto, sì, sì. Questi sono un po' i ricordi. Roma è un centro che offre molto per chi ha voglia di esplorarlo e di trarne profitto naturalmente. E io penso di avere approfittato moltissimo a Roma, perché è a Roma che ho sentito, che ho scoperto l'esistenza della fede Bahá'í in maniera molto semplice, che un giovane amico raccontava delle sue esperienze di una visita che aveva fatto dei signori, ci raccontava e ci faceva questo nome di Bahá'í. E un mio amico ed io abbiamo detto, vabbè, dai anche a noi questo indirizzo di questi signori che tu hai visitato, ci andiamo anche noi, vogliamo conversare anche noi con lui. E così, questa è stata la porta che si è aperta per conoscere il mondo Bahá'í a Roma. Questa è una delle cose strane del nostro tempo. Quale? Il fatto che c'è una fede che ha una struttura completa per rispondere a tutte le esigenze e a tutti i punti positivi della vita. Ma non è colta, c'è molta disattenzione, molta distrazione. Qui a Lecce, non dico tutta la città, ma insomma 100.000 abitanti sono qui, 50.000 potevano essere Bahá'í tranquillamente, senza nessuno sforzo. Ma verrà questo tempo, quando capiterà. Però una cosa così ovvia, così semplice, così anche attesa, perché risponde a tutte le esigenze positive che un essere umano si può porre. C'è questa disattenzione così. Beh, i signori Ceccheri non avevano una abitazione propria, erano in affitto e quando i padroni di casa sapevano che erano Bahá'í, questo nome li impressionava e dovevano andare via, dovevano cambiare casa. E ci stavano 3 o 4 mesi per casa e poi dovevano cambiare. Quindi alla fine poi le cose si sono un po' più semplificate, hanno potuto rimanere
più tempo, poi si sono trasferiti per motivi loro di lavoro, diciamo da Roma, ma la loro presenza a Roma è stata la mia salvezza, perché altrimenti durante la guerra non avrei saputo dove andare, come fare a vivere. C'erano loro a Roma e sono andato da loro, non avevano figli, mi hanno accolto molto bene e mi hanno trovato, è lo zio che mi ha trovato il lavoro presso la società telefonica, dalla quale sono andato in pensione poi anche. Ci sono rimasto tutto il tempo necessario, insomma. Questa è una cosa seria, signora. Diciamo che la guerra aveva un limite. È un altro discorso, sono due cose completamente differenti. Lei, questa signora, mia moglie, è una persona molto coraggiosa, veramente coraggiosissima, perché ci siamo incontrati in una conferenza intercontinentale a Francoforte, in Germania, quindi 4-5 giorni. E in 4-5 giorni io l'ho conosciuta e le ho chiesto se anziché tornare in Egitto sarebbe venuta invece a Genova. Io mi ero trasferito da Roma a Genova, ero già a Genova. Dico, lei ha accettato. Coraggiosa è stata lei, non io. E lei è stata molto coraggiosa, veramente coraggiosissima proprio. E quindi poi di là c'è una storia così. Ma non è facile però prendere una decisione così importante. Perché noi eravamo in una conferenza internazionale, quindi c'era un programma. La sera avevamo quelle poche ore che non c'era nessun programma, per la cena ci si incontrava, ma pochi giorni. Quindi, insomma, il migliore stratega del mondo non avrebbe fatto un'azione simile. Anche perché poi è durato questo matrimonio. Sì, già. Una tiratura militare. No, vabbè, ma a che serve tutto questo?